Sull'Italia e sugli italiani ci sono davvero tanti stereotipi, ma saranno veri o falsi? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto benvenuti o bentornati sul mio canale e nel video di oggi parliamo di cultura italiana e di stereotipi sull'Italia e gli italiani. Ovviamente io sono italiano, quindi ti saprò dire se questi stereotipi sono veri, falsi o una via di mezzo. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per imparare e migliorare in italiano e anche accedere a eventi e sconti esclusivi sui miei prodotti, puoi iscriverti alla newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. E ora possiamo iniziare con il video e iniziamo subito col primo stereotipo. Tutti gli italiani sono passionali e romantici. Nel senso, ci sono tanti italiani passionali e romantici. Devo essere sincero, io sono un romanticone. Però nella mia vita ho frequentato ragazzi molto freddi e ragazzi romantici come me. Quindi in realtà dipende molto dalla persona. Secondo me questo stereotipo è anche un po' alimentato dalla cultura italiana all'estero, anche dai film. Quindi l'idea dell'italiano donnaiolo, molto romantico, affascinante, sì, ma fino a un certo punto, non è vero. Forse questa è l'immagine dell'italiano nei film, però non è così, ve lo posso assicurare. Dipende, come sempre, da persona a persona. E ora passiamo al secondo stereotipo. Gli italiani mangiano solo pasta e pizza. Beh sì, sicuramente noi italiani consumiamo tanta pasta e tanta pizza, però non mangiamo solo quella e comunque non ne mangiamo in così grandi quantità. O meglio, dipende anche qui dalla persona. Io personalmente mangio la pasta circa 3 volte a settimana. La pizza una volta, massimo 2. Mi piace tantissimo la pizza, la mangerei anche tutti i giorni, però insomma, meglio di no. Per quanto riguarda la pasta, conosco italiani che mangiano la pasta tutti i giorni a pranzo. Io personalmente no. Quindi anche qui dipende molto dalla persona o dalla famiglia. Però diciamoci la verità, non è che in Italia abbiamo solo la pasta e la pizza. Ho parlato tante volte in questo canale di cibo e vi ho fatto anche conoscere dei cibi, dei piatti molto interessanti che non sono conosciuti all'estero. In Italia poi mangiamo anche tante verdure, mangiamo i legumi, mangiamo ovviamente anche la carne, insomma ci sono tante cose che possiamo mangiare, non soltanto la pasta e la pizza, dai. E poi anche pensando alla pasta o alla pizza, ci sono tantissimi tipi di pasta e pizza diversi. Proprio la pasta la possiamo condire come meglio crediamo, con la verdura, con il pesce, con un ragù di carne, con tantissime cose diverse. Quindi sì, anche se mangiassimo la pasta tutti i giorni, sarebbe comunque un piatto molto diverso ogni giorno. Non voglio che associamo questo alla monotonia, mangiano la pasta tutti i giorni, quindi mangiano sempre la stessa cosa. No, perché un piatto di pasta può essere ogni giorno completamente diverso. E ora passiamo al terzo stereotipo. Gli italiani sono pigri e non vogliono lavorare. Ogni volta che sento questo stereotipo, oh mamma mia quanto mi arrabbio. Prima di tutto perché non è vero, o meglio, sì, ci sono anche in Italia persone sfaticate che non vogliono lavorare, ma come in tutto il mondo. E poi la cosa che mi dà più rabbia riguardo a questo stereotipo è che secondo me la cultura del lavoro in Italia è molto tossica. In Italia noi lavoriamo davvero tanto rispetto ad altri paesi europei, ma non perché lavoriamo di più, perché ci piace di più lavorare, ma perché la cultura del lavoro nostra è tossica. Non vengono mai rispettati gli orari, i capi danno sempre straordinari senza magari retribuirli. Non si pensa sempre al benessere del dipendente. Io personalmente non ho vissuto queste cose in prima persona perché ho sempre lavorato per me da solo, ma sono cose che ho sentito. E rispetto per esempio ai nostri vicini di casa, i francesi, in cui da quello che ho capito la cultura del lavoro viene molto più rispettata, per esempio non lavorando assolutamente durante i weekend, in Italia non è proprio così. Quindi l'idea è, sì, gli italiani possono essere pigri,
pigri? Beh, dipende dalla persona. Agli italiani piace lavorare? Di nuovo, dipende dalla persona. Però dire che gli italiani non lavorano, no, non è così. Ci sono le persone che si impegnano e che lavorano duramente dalla mattina alla sera, le persone che non lo fanno, ma non possiamo qui fare di tutta l'erba un fascio. Questa espressione, fare di tutta l'erba un fascio, significa generalizzare. Non possiamo generalizzare su questo. E ora passiamo al quarto stereotipo. Gli italiani parlano forte e gesticolano tanto. Allora, beh, questo è forse abbastanza vero. Sì, noi italiani, dai, siamo abbastanza... ci piace, ecco, parlare forte. E sì, ci piace anche gesticolare, ma anche perché il nostro modo di gesticolare è molto molto tipico della nostra lingua. Ho fatto anche un video tempo fa sui gesti italiani, ti consiglio di andare a guardarlo, lo puoi trovare qui sotto in descrizione. E quindi, dato che abbiamo così tanti gesti nella lingua italiana, per noi è molto più facile comunicare attraverso i gesti, o comunque accompagnare il linguaggio del corpo, i gesti, a quello che diciamo. E sì, noi gesticoliamo davvero tanto. Poi parlare forte dipende. Io sono uno che ha un timbro di voce molto molto forte. Ci sono alcune persone che parlano un po' più piano, però sì, sicuramente non siamo un popolo particolarmente silenzioso. Però sul fatto del gesticolare non ci sono dubbi. Sì, lo facciamo, tanto. E ora passiamo al prossimo stereotipo. Gli italiani guidano male. Non è che guidiamo male, però siamo un po' prepotenti, siamo un po' selvaggi alla guida e non rispettiamo particolarmente le leggi della strada. O meglio, lo facciamo, però potremmo farlo di più. E sono sicuro che se tu sei venuto in Italia e hai guidato in Italia, probabilmente hai avuto un trauma. Forse dipende anche dal tuo paese di provenienza. Però sì, in Italia siamo abbastanza spericolati alla guida. Però soprattutto è proprio anche un discorso che non rispettiamo sempre le regole. Infatti troverai spesso macchine parcheggiate in posti dove non possono essere parcheggiate, o per esempio le cosiddette macchine in doppia fila. Cioè che c'è una fila di macchine parcheggiate e poi c'è un'altra macchina davanti a questa fila, che è un problema perché blocca le macchine dietro. Insomma, guidare in Italia non è sempre facile. Poi anche la cosa che le nostre strade sono strette, sono piccole. E quindi magari su una strada così piccola addirittura ci passano due macchine in due sensi. È incredibile questa cosa. Insomma, guidare in Italia è davvero difficile. Ti senti un po' in una giungla. Quindi sì, su questo non posso dire niente. È vero. E poi un altro stereotipo che sento è che gli italiani non rispettano le file o comunque non sanno fare una fila. Assolutamente, 100%. Ma il problema è che mi sento quasi offeso in questo momento. È vero, io sono una persona molto orgogliosa, è difficile ammettere, no? Una cosa del genere, però devo ammetterlo sul mio popolo, cioè noi non sappiamo sempre fare le file. Quando vedi le persone che provano a mettersi in fila per qualcosa, le vedi tutte sparse ovunque che non si capisce niente, non c'è mai una bella fila ordinata come possiamo trovarla in altri paesi. E anche lì devi essere prepotente, quindi chiedere subito chi è l'ultimo e poi stare attento, no? Perché magari le persone possono passarti davanti, tagliare la fila, cioè passare avanti rispetto a un'altra persona che stava in fila da prima. Quindi sì, bisogna stare molto attenti con gli occhi aperti durante una fila in Italia. E ora un altro stereotipo che sento sempre sugli italiani è che tutti gli italiani si vestono alla moda. Allora, sicuramente noi italiani ci vestiamo abbastanza bene. Più che altro abbiamo la cultura del vestirci anche, per esempio, per andare al supermercato sotto casa a comprare una cosa. Comunque noi ci vestiamo, non andremmo mai col pigiama o con le ciabatte. Cioè, comunque un minimo cerchiamo di prepararci. Ora, che tutti gli italiani si vestono alla moda, no. Forse abbiamo un senso dello stile un po' più, non so, grande rispetto ad altri paesi,
Però dire che tutti gli italiani si vestono alla moda non è vero. Io per esempio indosso sempre le stesse cose, cioè maglietta, una felpa, un jeans. Non è che chissà, insomma, in che modo particolare mi vesto. Però è proprio quello il punto, mi vesto. Cioè, se devo andare al supermercato sotto casa, non vado col pigiama e con le ciabatte, ma mi metto magari un jeans e delle scarpe. Per gli italiani il discorso è che l'apparenza è abbastanza importante, forse troppo importante. E quindi per questo motivo ci teniamo a come gli altri ci vedono. Ora, ovviamente, vi ho parlato di stereotipi oggi, alcuni sono più veri, alcuni sono più falsi, alcuni una via di mezzo, però ricordate sempre che comunque sono stereotipi, stiamo generalizzando. Ora non possiamo dire che tutti gli italiani sono come gli stereotipi che vi ho detto oggi, perché sarebbe una generalizzazione troppo grande. E ora, se tu sei già stato in Italia o comunque conosci diversi italiani, fammi sapere se hai notato queste cose. E se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio lavoro, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta incredibilmente, quindi lascia mi piace adesso perché veramente mi aiuta tanto a far crescere il canale. E ti chiedo anche gentilmente di iscriverti al canale, in questo modo potrai guardare anche i video futuri che pubblico e basta attivare la campanellina così che verrai notificato ogni volta. Spero che questo video di cultura ti sia piaciuto e fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!